Oregashpas, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di una leggenda indiscussa della musica, il più grande artista di tutti i tempi, un artista che ha rivoluzionato un'epoca, ha riscritto le mode, ha cambiato per sempre il modo di pensare di tutte le persone. L'artista di cui stiamo parlando è Elvis Presley. E no, non siamo impazziti perché sappiamo che questo è un canale di arti marziali, ma forse quello che non sapete è che Elvis era un praticante di karate. Racconteremo una storia a tratti anche incredibile che in pochi conoscono e la sentirete dopo la sigla. 24 marzo 1958, la recluta numero 533-10-761 viene dichiarata abile e arruolata nell'esercito per servire l'esercito degli Stati Uniti d'America. A quel numero di matricola corrisponde il nome di Elvis Aaron Presley, cioè l'uomo più famoso d'America in quel momento. Dopo quello che viene definito il taglio di capelli più famoso della storia, Elvis iniziò la sua avventura nell'esercito. Dopo un breve periodo in Arkansas, Elvis fu trasferito a Fort Hood in Texas ed è in quel luogo che successe qualcosa che cambiò la sua vita. Fu testimone infatti di una dimostrazione di judo e ne rimase affascinato. Quindi è qui che Elvis entra in contatto con le arti marziali, ma non era ancora il momento di entrare in questo mondo. Cosa successe infatti? In seguito Elvis viene trasferito in Germania, a Friedberg, e era molto curioso di approfondire l'argomento sulle arti marziali. Infatti era lontano dal palcoscenico in quel momento e a parte le ore di addestramento non aveva nient'altro a cui pensare. Si ritagliò quindi abbastanza tempo per documentarsi e lo fece attraverso la lettura di un primo libro che si intitolava proprio What is Karate. E non era un libro qualunque questo. No, esatto, infatti era il libro scritto da Masutatsu Oyama, ovvero il fondatore del Kyokushinkai. Elvis quindi rimane molto colpito dal karate. Diciamo che questo libro gli era piaciuto, la filosofia del karate gli era piaciuta. Infatti diventò proprio impaziente di provare questa nuova esperienza e quindi chiese al suo amico di Memphis, ovvero Lamar Pike. Sì, questi i nomi ce li siamo scritti perché qualche nome non lo sapevamo della carriera, ma alcuni dettagli non li sapevamo. Non lo so come pronunceremo alcuni nomi, però era un certo Lamar Pike, sì. Di cercare qualcuno che gli potesse dare appunto delle lezioni di karate durante la licenza. Lamar contattò Jürgen Seidel, che è stato uno dei pionieri del karate Shotokan proprio in Germania. Sì, infatti. E fu proprio Jürgen che diventò ufficialmente il primo maestro di karate di Elvis qui in Europa. Ma diciamo questo maestro era destinato a avere carriera breve, perché successe che Elvis un giorno che era in licenza si recò a Parigi e in questa città sentì parlare di un maestro giapponese che era rinomato a quel tempo, e il maestro era il leggendario Tetsuji Murakami, che tra l'altro è uno dei maestri che appartiene alla nostra scuola. Infatti il maestro Tetsuji Murakami era stato anche diverse volte in Italia e tra l'altro è stato il primo maestro giapponese a venire in Italia ad insegnare. Elvis era sicuramente affascinato dal karate e decise di continuare appunto a praticarlo però secondo lui quel maestro giapponese che veniva appunto da lontano era proprio la persona giusta. Quindi aveva individuato proprio nelle radici giapponesi il suo maestro ideale. Esatto, desiderava proprio lui. Infatti da quel momento Elvis usò tutte le sue licenze per andare a praticare il karate con Murakami. E questo fatto viene appunto testimoniato da un suo amico Rex Mansfield, che appunto faceva servizio militare proprio con Elvis e ogni tanto si allenavano anche insieme perché appunto Elvis doveva provare anche degli esercizi di combattimento in coppia. Chiaro. Appunto confermò che aveva davvero utilizzato tutti i giorni di licenza proprio per praticare il karate. In particolare Elvis era incuriosito dalla pratica del tameshiwari, che è l'arte di rompere le cose con colpi di karate. Così passava ore ad allenarsi a rompere tavolette, a rinforzare
delle nocche e a colpire improvvisati mahiwara, che era uno strumento d'allenamento di cui lui era venuto a conoscenza grazie ad un suo amico che era in stanza insieme a lui, che era stato da poco tempo a Okinawa. Nel 1960, negli anni 60, tornato a casa dal servizio militare, tutti davano ormai Elvis fuori dai giochi, dal mondo della musica. Era stato lontano troppo tempo, più di un anno, ma in realtà Elvis incise in quel momento Are You Lonesome Tonight, un brano che balzò in testa alle classifiche ed entrò a far parte del suo successivo LP intitolato appunto Elvis is Back. Are you lonesome tonight? La vecchia vita della star si era così presa di nuovo tutto il tempo di Elvis. E quindi secondo voi la carriera di Elvis nel karate poteva finire qua? In realtà no. In realtà no. Diciamo, Elvis decise di non abbandonare il karate, voleva continuare appunto a sostenere gli esami di passaggio di grado e di cintura, era anche deciso più che mai a conseguire il grado di cintura nera. E quindi tra una registrazione e l'altra, un concerto e l'altro, la vita impegnata di un artista del calibro di Elvis riuscì a prendere la sua cintura nera? Sì, ci riuscì nel 1960 e addirittura riuscì a ottenere il secondo dan nel 1963. C'è da dire però che in quel momento purtroppo il maestro Murakami si trovava ancora in Francia e quindi era molto lontano, e così gioco forza Elvis decise di cambiare maestro e, non trovando un maestro dello stesso stile, fu costretto anche a cambiare stile di karate, ma decise di fare anche questa cosa pur di non abbandonare quest'arte marziale, e quindi cambiò stile. E dove andò, Emma? Si aggregò alla scuola di Henk Slemansky, ovvero un maestro dello stile Shitoryu, che aveva dei corsi a Memphis, si aveva proprio dei corsi a Memphis, e l'introduzione di Elvis al karate lo aveva trasformato così tanto anche emotivamente da renderlo appunto proprio parte del gruppo con i suoi compagni di corso. E addirittura Elvis aveva classificato, aveva dato una sorta di nome in codice a dei soprannomi, diciamo, a tutti i compagni di allenamento, basandosi su un suo metodo che aveva inventato in base alla passione che ognuno aveva per il karate. E chissà che soprannomi aveva trovato per queste persone. Bello, perché uno aveva un soprannome e dice: ma come mai ti chiamano così? Ma mi ha dato questo soprannome Elvis. Purtroppo però per lui arrivò una brutta notizia, perché il suo maestro Slemansky appunto fu ucciso in Vietnam. Elvis naturalmente rimase molto dispiaciuto per la morte del suo maestro, tanto da cadere in una profonda depressione che durò per un sacco di tempo. Sembrava che ormai la sua via del karate fosse giunta al termine, non poteva far altro che dedicarsi completamente alla sua carriera di artista. E non solo, entrò anche nel mondo del cinema. Elvis arrivò a girare 33 film da protagonista. In molti di questi film però, il re del rock, come veniva soprannominato, pretese almeno qualche scena in cui potesse dare sfoggio delle sue conoscenze marziali. Elvis ci teneva a diffondere le arti marziali, voleva fare pubblicità al karate e secondo lui quello era il metodo più veloce che lui aveva per pubblicizzare le arti marziali negli Stati Uniti. Ci teneva davvero, insomma, a far conoscere il karate a più persone possibili. Addirittura venne riconosciuto, considerato da molti come un pioniere, anche se questo primato non gli viene spesso riconosciuto, anzi mai riconosciuto, nonostante più di una volta lo avesse rivendicato. Chiaramente la sua immagine di artista sovrastava completamente questo lato, e anche se lui aveva questa passione, chiaramente passava parecchio in secondo piano. Poi c'era da dire che le scene di combattimento che lui aveva voluto inserire nei suoi film erano poco marziali, perché chiaramente avevano esigenze di copione e molte volte erano scene prive di fantasia, sicuramente coreografie al limite del ridicolo, possiamo dirlo, soprattutto se paragonate a quelle di Bruce Lee, che poi avrebbe girato praticamente negli stessi anni.
Ma non solo nei film, Elvis mostrava il suo karate anche sul palco, con movenze che Elvis aveva copiato dai kata e le aveva rese spettacolarizzate appunto per muoversi sul palco, e le aveva riadattate in pratica al suo show per fare spettacolo, e perfino diversi suoi vestiti di scena erano ispirati all'uniforme tradizionale bianca del karate, il karate-gi, con pantaloni larghi e cinture legate alla vita. Elvis continuava i suoi allenamenti così, diciamo, un po' fai da te, con i suoi cugini Red e Sonny, e anche le sue guardie del corpo furono addestrati da lui stesso. Chiaramente furono addestrate male, perché chiaramente Elvis non era un maestro, ma queste erano tutte cose che Elvis faceva, erano tutte situazioni che lui creava per sentirsi ancora parte del mondo del karate. Comunque, come ho già detto, le sue tecniche sullo schermo erano solo teatrali e di fatto non interessavano al pubblico che andava al cinema chiaramente solo per vedere Elvis sullo schermo. Un aneddoto carino è che quando appunto era in sala di registrazione scaricava la tensione dando proprio delle dimostrazioni di rottura delle tavolette durante le pause tra le varie registrazioni. Fino a che uno dei suoi collaboratori si accorse del disagio che Elvis provava nel non poter più allenarsi nel karate. Così decise di presentargli un suo amico, Robert Conrad, che era uno stuntman, un attore stuntman che praticava l'American Kempo Karate, una disciplina a quel tempo insegnata dal famosissimo maestro Ed Parker. Ed Parker praticava un tipo di karate che mischiava tecniche di combattimento da strada con un mix basato sull'alternanza di attacchi e difese e spostamenti veloci. Tutte strategie di queste arti marziali che potevano essere messe in pratica come autodifesa contro un possibile aggressore. E addirittura aveva in mente di produrre un film proprio dedicato al karate. E questo ritorna al fattore che abbiamo detto prima di un pioniere, perché insomma a quei tempi lì l'arte marziale non è che aveva tutto questo spazio in televisione, e l'idea di fare proprio un documentario da portare al cinema sulle arti marziali, tra l'altro prodotto da Elvis, sicuramente sarebbe stato una cosa che avrebbe fatto tanto per le arti marziali. Esatto, sì. E infatti penso proprio che questo tipo di karate, il Kempo Karate, fosse quello giusto proprio per impressionare i fan, e addirittura stanziò $30.000 per il progetto di questo film, che doveva essere un film documentario, che appunto si doveva intitolare The New Gladiator. Purtroppo non venne però mai realizzato. Avrebbe dovuto parlare di combattenti del karate, dei loro allenamenti, dei vari tornei. Insomma, proprio un documentario che andasse a illustrare un po' tutto il mondo di un certo tipo di karate. Successivamente Elvis approdò alla palestra del famoso Bill Wallace, dove venne fotografato lì per la prima volta col gi per la famosa rivista People. Ovviamente venne sfruttata anche l'occasione di fare gossip, e così fu girato anche un filmato di circa 20 minuti in cui Elvis faceva alcuni esercizi e dette una piccola esibizione. Questa esibizione è visibile anche qui sul web, ma chiaramente, data la sua poca pratica a causa della sua carriera sotto un valido maestro, anche Elvis esegue questa esibizione, fa questi esercizi anche lui senza prendersi troppo sul serio, senza troppa convinzione. Un piccolo aneddoto legato a questo filmato si riferisce al gi che Elvis indossava. Elvis infatti fece fare dei karategi personalizzati per tutti gli allievi della scuola, ma il suo naturalmente doveva essere diverso. La realizzazione del karategi di Elvis personalizzato costò qualcosa come $2.000 all'epoca. Arriviamo nel 1968, quando Elvis tenta ancora di inserire il karate nello speciale comeback del 1968. Quindi Elvis voleva sempre che ci fosse qualche cosa legato al karate. E lo fece proprio durante l'esecuzione di un brano, ovvero Big Boss Man, e in questa canzone recitata difendeva appunto una giovane donna utilizzando i colpi di karate. Creò lui stesso le coreografie insieme ai ballerini, però purtroppo non piacque molto ai produttori questa coreografia, e appunto la scena venne tagliata alla fine per poi ricomparire in realtà in qualche edizione VHS e DVD. Tuttavia però in questo show fu comunque inserito un balletto che era ispirato alle arti marziali, realizzato con un corpo di ballo di ballerini degni di nota, comunque molto, molto bravi. Quindi qualcosa del karate per Elvis ci doveva sempre essere. Ci doveva sempre essere.
Per tutta la sua carriera Elvis non smise mai, per quanto gli poteva essere possibile, di allenarsi e di avere a che fare con il karate, e come ho detto lo portava anche sul palco. Il forte impatto coreografico di Elvis e il suo amore per il karate fu comunque sempre ben accettato dai fan, che iniziarono anche a imitarlo con queste diciamo tecniche, mosse che faceva sul palco. Certo, siamo lontani anni luce dall'influenza che ebbero personaggi come Bruce Lee solo una manciata di anni dopo, nel 1970 appunto in poi. Chiaramente l'influenza di Bruce Lee, come tutti sappiamo, riempì le palestre non solo d'America ma di tutto il mondo, ma qualcosa per pubblicizzare il karate e le arti marziali è fuori dubbio che lo aveva fatto anche Elvis. Quindi superiamo gli anni 70 e com'è la situazione in quegli anni, Emma? Purtroppo Elvis, a causa di molti concerti, cade in uno stato confusionario. Infatti era arrivato addirittura a fare 3 concerti al giorno per tutti i giorni dell'anno, non si fermava mai. Alternava questi giorni di iperattività a momenti di profonda depressione, che tentava di combattere con l'assunzione di varie pillole. Quindi per provare ad aiutarlo cercarono di fare leva su questa grande passione che lui aveva, ovvero il karate, e fu il maestro Bill Wallace che appunto convinse Elvis a riprendere gli allenamenti e effettivamente per un certo periodo si sentì meglio. Purtroppo però solo tre anni dopo, Elvis morì a causa di un attacco cardiaco. Lui però era orgoglioso comunque di essere un profondo conoscitore del karate, anche se non era potuto essere effettivamente il praticante che lui desiderava. Sì, perché una cosa che non abbiamo detto è che, a parte la sua pratica chiaramente che doveva fare ritagliandosi dalla vita che aveva, comunque aveva una libreria sconfinata di libri sulle arti marziali, sugli artisti, sui maestri, quindi era un profondo conoscitore delle arti marziali. L'avventura di questa vita straordinaria si conclude proprio il 16 agosto del 1977 con praticamente il funerale più famoso d'America, dove il mondo dello spettacolo ha perso un artista straordinario, molto importante, e anche se pochi lo sapevano, il mondo del karate aveva perso probabilmente un allievo devoto e molto abile. Beh ragazzi, il video di oggi finisce qua. Scommetto che molti di voi non sapevano di questo lato marziale del famoso artista Elvis Presley. Fateci sapere qui nei commenti se voi sapevate qualcosa, anzi se magari qualcuno di voi sa anche qualche cosa che non siamo riusciti a recuperare, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciate like, condividete i miei video, perché a voi non costa niente, ma questo è il modo più veloce e efficace che avete per aiutarci a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!